Bentornati a tutti a questo nuovo video. Oggi impariamo il Turtle Mode o la modalità tartaruga. Per chi non lo sapesse, è quella modalità che ci permette tramite radio o tramite visore, in questo caso con DJI si può fare anche tramite visore, una volta che il nostro drone è precipitato, storto e non siamo possibilitati di andarlo a recuperare, può succedere in pista se facciamo del racing o durante un bando se finisce in un posto non raggiungibile, con questa funzione noi riusciremo a spostare solo con delle eliche che ci servono il drone in direzione giusta e farlo ridecollare dritto. Quindi è una funzione molto utile soprattutto in caso di emergenza e ci salverà da un sacco di situazioni difficili. Se volete sapere come si attiva e come funziona sul DJI FPV, ci vediamo subito dopo la sigla. Ok ragazzi, ora vi spiego molto velocemente come si usa il Turtle Mode. Allora, se stiamo usando il Motion Controller dovremo attivarlo tramite visore perché non abbiamo un tasto dedicato alla modalità tartaruga sul Motion Controller. Se invece stiamo usando il Controller 2, questo qua del vecchio DJI FPV, possiamo invece impostare il tasto C1, premendolo una volta o due, poi vi faccio vedere come impostarlo, farà il Turtle Mode. A differenza del DJI FPV si potrà fare sia in modalità normale che sport che manual. Nel DJI FPV solo in modalità manual si attivava, invece qua si attiva in tutte le modalità. Altra funzione molto comoda rispetto a prima. Ok, adesso accendiamo il drone e mentre aspettiamo che si accenda vi registrerò anche lo schermo per farvi vedere con precisione quello che io vedo negli occhiali e cosa andrò a impostare. Se non riusciste a visualizzare nel vostro cellulare quello che vede gli occhiali, vi linko qua sopra il tutorial che ho già fatto per risolvere questo problema. Adesso andiamo a accendere la nostra radio che è già bindata. Ok, qui abbiamo la visuale dei nostri occhiali. Adesso andiamo a prendere il nostro visore, tendina di sinistra, impostazioni, comandi, radiocomando. E come vedete C1 premere una volta, abbiamo segnale acustico esche o possiamo mettere anche modalità tartaruga. Idem sul C1 premere due volte modalità tartaruga. Io l'ho impostato sul premere due volte così anche se mai dovessi schiacciarlo per sbaglio mentre sono in volo non si faranno casini, non si attiverà la modalità tartaruga. Adesso andiamo a vedere anche col motion controller perché nonostante non ci sia un tasto dedicato possiamo attivarlo direttamente dal nostro visore. Ok, collegato il nostro motion controller, facciamo lo stesso identico procedimento, tendina, impostazioni, comandi. Adesso invece che radiocomando, come vedete, non si può selezionare perché è solo per quell'altro radiocomando, scendendo troviamo modalità tartaruga. Ovviamente adesso non si attiva perché il drone è spento, ma se fosse acceso e atterrato basterebbe premere qua, ti chiede la conferma, facciamo ok e parte subito la modalità tartaruga. Col giroscopio all'interno del drone riesce a capire come è messo e a decidere quale elica mettere in funzione e rigirarsi. L'unica raccomandazione o attenzione che bisogna fare è che la superficie non sia troppo liscia perché deve trovare il modo per fare leva, se no continua a scivolare. Questa qua è una superficie abbastanza scivolosa e deve un minimo incastrarsi, è proprio difficile trovare una superficie così liscia che non permetta il Turtle Mode per rimetterlo in modalità normale. Ora andiamo a vedere sul campo cosa succede nella realtà. Comandi, modalità tartaruga, faccio ok.
Ragazzi, eccoci arrivati alle conclusioni finali. Un'altra funzione fantastica per questo drone che non smette mai di stupire. Stessa cosa lo possiamo fare anche col DJI FPV, ma funziona solo in manual. Vi linko qua sopra il video che ho già fatto per lui. Come al solito è gratis e a me fanno piacere, mettete un bel like, iscrivetevi al canale perché come questo trucchetto tutorial ne farò tanti altri. Cieli sereni a tutti e buon volo, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao, sono Mini2. Per iscriverti al canale basta cliccare in alto a destra. In alto a sinistra c'è il video che YouTube consiglia per te. In basso a destra invece c'è l'ultima creazione del mio padrone. In basso a sinistra una playlist sicuramente di tuo interesse. Ti ringrazio di averci seguito fino a qui. Ora devo andare.